Devo dire che la mia passione per il giallo forse nasce anche dal fatto che sono nato a Trastevere. Trastevere del dopoguerra era un luogo quasi un far west, si parlava di delitti, di furti, si parlava di tutta una serie di fatti oscuri e misteriosi e questo fatto mi ha dato il senso proprio della scoperta, il senso di capire cosa c'è al di là dell'apparenza. Ecco, questo mi ha incantato, questo fatto che la vita sembra in un modo e poi dietro c'è una oscura agitazione di sentimenti, di vendette, di ricerche, di paure, di sensazioni. Questa cosa mi ha fatto avvicinare al giallo perché per la prima volta sono rimasto incantato dallo svelamento, dal fatto che una storia che sembra semplice, normale e banale, improvvisamente invece in realtà è un'altra cosa, c'ha un'altra verità, c'ha un'altra profondità, c'ha un'altra certezza. E in un mondo in cui le certezze erano papà, mamma, gli amici, le cose, mi rendevo conto che al di là dell'apparenza immediata poteva esistere un'altra vita. E per esempio c'era la farmacia della Scala, via della Scala, e dentro custodivano la teriaca. E questa teriaca era il medicamento universale, serviva a curare ogni male ed era un portentoso e miracoloso medicamento. Bene, quello che mi colpiva era che al di là dell'aspetto grigio, oscuro, i frati erano dei frati cappuccini, neri, cioè c'era tutta questa gravità, tutto questo senso macabro e tutto questo senso settecentesco, in realtà c'era una salvezza al di là di questo schema, al di là di questa cosa. E questa salvezza, questo punto salvifico, era come un punto di luce. E quando per la prima volta ho visto Verso l'Empiro, il quadro, me lo ricordo perfettamente, a 10-11 anni, ho capito che la vita tendeva a questo tipo di salvezza, a questo tipo di luce. Ecco, il giallo ha in fondo al tunnel, in fondo ai drammi, in fondo alle paure, in fondo alle angosce, ha sempre un punto di luce che è il disvelamento. E questo è quello che mi affascina. È chiaro che poi, avendo letto allora Wilkie Collins, che era il famoso collaboratore di Dickens, uno dei maestri del giallo, avendo letto Cornell Warwick, avendo letto Agatha Christie e soprattutto avendo letto Edgar Allan Poe, non potevo non amare il giallo, non potevo non amare il thriller, non potevo non amare una situazione in cui il mistero viene svelato. E questa è la cosa più bella di tutti. Il mistero è svelato, la paura viene fugata, il terrore sparisce. E questo è chiaramente, essendo una metafora della morte, il giallo, secondo me, perché ogni volta tu hai un dramma, una paura, che è esattamente quella che noi ci portiamo dentro rispetto alla morte, c'è il momento salvifico in cui, quando viene svelato, c'è una speranza. Tant'è vero che in tutti i miei film c'è sempre in fondo una piccola luce che è una piccola speranza. Il mio caro assassino nasce dal fatto che io ho un culto dell'innocenza, perché Trastevere era un luogo maleodorante, feroce e cattivo. In realtà noi bambini ci muovevamo come dei piccoli angeli. Certo, andavamo a rubare, però rubavamo per giocare, rubavamo piccolissime cose, le liquirizie alla vecchietta che stava sul banchetto e lo facciamo con estrema innocenza, lo facciamo con grande allegria. Questo senso dell'innocenza, che ogni volta che sfiora il male si salva, mi è rimasto addosso. Tant'è vero anche in altri miei film, per esempio in Santa Sangre, è l'innocenza quando la bambina fa volare la colomba sul ragazzo che è stato tatuato ferocemente dal padre, è esattamente il simbolo di questa liberazione, di questa possibilità che ha l'innocenza di trionfare, di superare. E non a caso uno degli slogan di un mio film era nessun demone è tanto cattivo da non ricordare di essere stato un angelo. Quindi, mio caro assassino, è di nuovo il momento in cui l'innocenza trionfa sulla ferocia e non c'è niente di più importante, ti ricordi la frase, no? La morte di ogni bambino è come se morissero tutti i fiori del mondo. Ecco, è proprio questo modo per far trionfare l'innocenza sulla violenza, sul terrore e sulla paura. E il mio caro assassino nasce da questo, perché la piccola vittima in realtà ha già condannato il suo assassino proprio con la sua capacità di innocente, di ritrarlo e quindi di condannarlo.
con Franco Buccieri, siamo andati da Manolo Bolognini. Manolo Bolognini era molto affettuoso nei nostri confronti ed era molto tollerante. Ci chiamava i ragazzi o i ragazzacci e ascoltava sempre le nostre storie. Lui aveva un ufficio che si trovava in via Guido Reni e stava al primo piano e la sua scrivania era appoggiata praticamente alla finestra, per cui lui, come un vecchio gatto del Cheshire, magico e curioso, stava affacciato alla finestra e dialogava con quelli di cinema che venivano a trovarlo in ufficio, ma lui ci parlava dalla finestra addirittura. E noi siamo andati sotto la finestra di Manolo Bognini, che era estate, ed era aperta, abbiamo guardato Manolo, a Manolo, Manolo si è affacciato e noi abbiamo detto abbiamo una storia. E gli abbiamo fatto vedere, perché allora con Franco avevamo inventato il fatto di scrivere i soggetti mettendoci addirittura un disegno e di presentarlo con questo disegno. E il disegno che sta in uno dei manifesti, quello scritto sulla lavagna, l'abbiamo inventato noi praticamente. E abbiamo fatto questo disegno, abbiamo detto ma no, ti piace questa storia? L'abbiamo raccontata lì. E Manuel ha detto venite dentro che ho 2 lire, vi pago e mi ha mandato a scrivere. Noi siamo andati dentro, lui ci ha dato un assegno post datato, che era un fatto rigoroso, e noi siamo andati a scrivere. Ragazzacci, sbrigatevi che già ne comincia a parlare. È partito così il mio assassino. Non mi ricordo chi mi ha presentato Nino Valeri in realtà. Lui apprezzava molto la mia scrittura, e come Lucio Fulci diceva che sono uno dei pochi che sapeva scrivere, e quindi questo fatto lo predisponeva bene. Inoltre aveva rispetto per lo sceneggiatore, perché anche lui aveva sceneggiato, credo, e di conseguenza l'impianto della sceneggiatura lo interessava e lo divertiva e lo seguiva in ogni dettaglio. La sceneggiatura che gli abbiamo portato era una sceneggiatura già completa al 90% e lui l'ha molto apprezzata e quindi siamo andati subito d'accordo, e il fatto che io facessi l'aiuto gli faceva piacere, lo divertiva, anche perché finalmente c'era sul set qualcuno che se c'era da aggiungere una battuta la poteva aggiungere e lui andava bene. In più sono uno dei coautori della sequenza del Black and Decker, perché l'avevamo scritta in sceneggiatura, però poi il momento di adattarla ha dato delle oggettive difficoltà. Esempio, il filo non era tanto lungo da poterla seguire sempre, per modo di dire. Oppure abbiamo lavorato insieme, ho lavorato con quello degli effetti speciali, perché tu mi ha detto, vabbè, pensateci voi, che lui doveva fare tutta quella un piano sequenza che era molto complicato da fare in un appartamento, e quindi mi ha detto Robè, pensate te e abbiamo inventato questa situazione della lama, che è una lama di stagnola, va bene, e non abbiamo detto nulla, io mi sono preso la responsabilità di non dire nulla all'attrice, per cui la lama di stagnola se toccava la pelle si piegava e non creava nessun problema, ma l'attrice non lo sapeva. E quindi quando io, guidando la mano dell'effettaro verso il viso della Shepard, il grido che lei fa, il terrore che lei fa è vero, va bene? E poi manovravo la pompetta del sangue sulla gamba, sulla cosa. Quindi abbiamo fatto anche delle prove, perché la pompetta ritarda di 1 secondo, quindi in realtà quando tu appoggi la finta lama e premi, il sangue arriva dopo, quindi bisognava sincronizzarci e un istante prima che lui appoggiasse la lama io dovevo premere in modo che veniva in sincrono. Sembra una sciocchezza, ma dovevo fare diverse prove con questa pompetta e sono molto orgoglioso del fatto. Ho fatto tante altre cose importanti nella vita, però questo della pompetta è uno dei punti uno dei meriti che mi prendo con grande gioia. La scena iniziale, che è una scena abbastanza importante, mi hanno detto che è stata citata da Tarantino. Back in the 80s, Quentin Tarantino and Roger Avary were budding filmmakers working together at a hip Los Angeles video store called Video Archives. Now, they're reuniting to watch the original tapes from the Video Archives collection. The genre of giallo can be overwhelming to dip your toes into. Many people will immediately reach for Dario Argento, or some like me might tell you to watch a few Mario Bava movies, as he was my introduction to giallo. But, of course, we have Quentin, Roger, and Eli giving us the hookup for some underappreciated giallo directors that you should check out. Yeah, and the biggest directors were Sergio Martino, Lucio Fulci.
Yeah. Antonio Margheriti. Yeah. He didn't do that many, actually, frankly. to Yeah, tell you Seven the Deaths in the Cat's Eye. Yeah. But yeah, no, it was Sergio Martino, Umberto Lenzi, and Joe Landa. and then there were people like Julia Quest. There were people that did kind of one-offs of them, but some of those one-offs are pretty good. Like Duccio Cesare did Death Occurred Last Night. Luciano Ercole. two of the best ones I think are the one-offs are Black Belly of the Tarantula. Yeah, with Giancarlo Giannini. Yeah, and My Dear Killer. Yeah, My Dear Killer is fantastic. My Dear Killer. And by the way, Luigi Cozzi's The Killer Must Kill Again. Yeah. George Hilton's another great one. Now, the thing about it, My Dear Killer is so good. I wish they did 3 more movies with George Hilton playing that same cop, investigating murder. I think it's his best performance. I love his cop character in that. George è stato un perfetto professionista, molto corretto, molto gentile, preciso, attento. La scena iniziale è una scena che ha fatto molta sensazione, nasce da 2 fatti. Primo, bisognava colpire immediatamente la fantasia e la psiche di Manolo Bognini per fare il film, come quella di tutti gli spettatori. Quindi però il primo spettatore è il produttore e tu, se il film va bene, se la cosa funziona, il produttore a metà del racconto ti dice però sto film mi piace, quindi devi arrivare a questo, e quindi con questa partenza già c'era. In più era spettacolare di per sé stesso ed era originale per l'epoca, e io volevo la ferocia, perché non ho mai paura della ferocia, proprio per quel discorso dell'innocenza, e quindi fa da contraltare. Se c'è soltanto ferocia, va bene, diventa un film di maniera, se c'è soltanto innocenza diventa un film agiografico, scioccamente educativo, che non trasporta. È soltanto in questo equilibrio, come sempre nella vita, fra caos e armonia, e in questo è il gioco, dolce amaro, è sempre questo fatto qui. Quindi volevo che partisse in maniera forte, un pugno nello stomaco. Il merito di questo è anche di Remo De Angelis, lo stunt che fa questa cosa. Remo, io voglio che tu rimani appeso alla benna, devi trovare il modo per rimanerci. Io non lo so come si può fare, perché dice, ma è molto rischioso. Infatti era molto rischioso, era molto pericoloso, perché la benna stringeva e il comando che veniva dato non era un joystick che puoi regolarlo fino al limite, quella è una leva che mandi e quella chiude, capito? Remo genialmente si è inventato un collare di ferro che ha messo all'interno della benna, che quando la benna chiudeva, questo collare di ferro si agganciava. Quindi lui ha messo la testa dentro la benna e c'erano questi 2 pezzi del collare di ferro che quando la benna ha chiuso in realtà gli hanno protetto il collo. E quindi lui è potuto rimanere appeso dentro la benna e muoversi, quindi non c'era il solito pupazzo, ma c'è un essere umano vero che si muove e agita le gambe e i piedi, l'ha fatto molto bene, negli spasimi dell'agonia. Remo ci ha fatto lo scherzo di crollare a terra. E noi ci avevamo un colpo perché sembrava davvero che la macchina avesse, non dico decapitato, ma strozzato. E quindi la scena è venuta molto bene. Poi, se avete fatto caso, c'è un taglio, la benna si apre e il corpo, che è quello di un fantoccio, cade giù, e la testa, che è chiaramente una testa fatta apposta, ricostruita, rotola fino a quello. E Remo De Angelis ha lottato per portarsi via la testa, che però l'effettario non gliel'ha data perché costava troppo, l'avrebbe messa in carico a Manolo Bognini e Manolo gli ha detto tu lo scordi. It's a mess, isn't it, Inspector? Salvo Randone chiaramente era un monumento. Io avevo visto Salvo Randone nell'hotel di Gassman, in cui è uno iago straordinario, ma era anche un otello straordinario. C'è una leggenda che dice, una leggenda perfida metropolitana, che dice che Vittorio interruppe le repliche perché Salvo aveva più successo di lui. Insomma, questa sarà una cattiveria, però serve a far capire quanto poteva essere valutato e quanto era la bravura di Randone. E Randone è stato gentilissimo sul set e io come aiuto avevo il compito di ripassare la sua parte. E lui ogni giorno arrivava e diceva, voleva 2 cose. Una, che aveva una bolla gastrica e aveva bisogno di un dito di whisky per digerire. Chiaramente il dito che io gli portavo era per così, in senso verticale, non in senso orizzontale. Mi scusavo, lui diceva va bene, solo per non dirti di no. E beveva questo goccio di whisky contro la bolla gastrica. E poi mi chiedeva di ripassare con lui la scena
cioè lui la leggeva una volta e poi mi chiedeva di ripassarla e andava come un treno, bravissimo, e tutti eravamo ammirati dalla sua memoria e dalla sua capacità. Poi un giorno io ho cambiato le battute. Lui è venuto, ha preso il whisky contro la bolla gastrica e quando ha cominciato a vedere tutto, ho detto no, guarda Salmo, tanto con la tua memoria non c'è problema, ho cambiato le battute. E non se lo ricordava. E mi sono reso conto che con estrema civetteria lui la sera prima imparava le battute e poi sul set fingeva di leggere a improvvisazione. Non ho più fatto e ho lasciato le sue battute sacre e lui ha continuato a sfoggiare questa sua, tra virgolette, memoria. Al momento della suicida in Italia il film fu accolto dalla critica in maniera positiva, ma ci fu un movimento di opinione contrario, addirittura sui manifesti scrissero sciacalli. Questo perché era accaduto il famoso delitto Sutter, cioè una ragazzina di 14-15 anni era stata rapita all'uscita di scuola, bionda come la protagonista del nostro film, ed era scomparsa praticamente. E quindi sembrava che noi avessimo sfruttato questo fatto, tant'è vero che il famoso critico cinematografico, no il famoso, il critico cinematografico di un quotidiano del nord, scrisse addirittura che era un instant movie, opera di sciacallaggio. Questo fatto mi fece molto, ma molto irritare. Io ho preso un treno, sono andato fino alla redazione di questo giornale, ho preso questo critico, il quale si è spaventato perché con la barbaccia, i capelli lunghi, una notte di macchina, quindi avevo un aspetto completamente, già non sono un granché abitualmente, quindi pensate dopo una notte di guida, e quindi ha detto, ah ma lei non mi può colpire, non mi può aggredire perché c'è la libertà di espressione, la libertà di critica. No, io non dico, lei può dire quello che vuole, il problema è di un altro tipo, che lei è un incompetente. Come un incompetente perché ho criticato il suo film? No, è un incompetente perché lei deve sapere che per fare un film ci vogliono almeno 6 mesi, fra la scrittura, le riprese, il montaggio e l'uscita. Va bene? Il caso di Milena Sud è successo 3 mesi fa e quindi io il film l'ho scritto sicuramente e assolutamente prima. Quindi il momento che lei mi accusa di essere uno sciacallo che fa un instant movie, lei dimostra di non conoscere il suo mestiere. Devo dire che il critico si scusò e pubblicò una rettifica. Il fatto che il film abbia durato tanto tempo e abbia la sua piccola fama non mi stupisce perché io ho creduto molto nel film. L'ho scritto con grande passione ed ero sicuro che fosse un film che aveva delle caratteristiche particolari di originalità e soprattutto di verità. È un film che secondo me in certi punti arriva al cuore e quindi sotto questo aspetto funziona molto. L'ho rivisto ultimamente, chiaramente ci possono essere dei difetti dovuti proprio al cambiare delle mode e dei gusti, però la forza del film è addirittura un mese prima dell'anniversario della morte di George Hilton, in cui ho rivisto il film alla Casa del Cinema, un mese prima il Museo di Vienna aveva proiettato il film nella settimana del noir italiano ed era uno dei 7 film noir italiani rappresentativi di questa stagione italiana. E il film è stato sempre apprezzato dalla critica, è stato sempre apprezzato anche dal pubblico quando l'ha visto. Quindi è un film al quale ho voluto bene.